Ciao e bentornati in un altro tutorial di uncinetto. In questo tutorial vi farò vedere come si fa questa bellissima maglia. Si fa con l'uncinetto tunisino. In precedenti tutorial ho già spiegato che cos'è l'uncinetto tunisino e le basi. I tutorial relativi a questa tecnica li potete trovare sia alla fine di questo video sia durante, cliccando sulla i che appare ogni tanto. Dunque, tornando all'uncinetto tunisino, si tratta, come vedete, di una bellissima maglia densa. Potete fare cose moderne come foulard, eccetera. Iniziamo facendo la riga di fondazione, perché è molto importante. Bisogna farla ogni volta che cominciamo un lavoro all'uncinetto tunisino, e perché questa riga getta le basi del nostro lavoro. Io qui faccio un riassunto e ripeto, potete trovare il relativo tutorial nei link che appariranno durante e alla fine di questo video. Allora cominciamo facendo il cappietto iniziale, come quando lavoriamo con l'uncinetto classico, e un numero di catenelle. Dovrebbero bastare, perché quello che conta è far vedere la maglia. Questa è la catenella di base. Adesso faremo la riga di andata della riga di fondazione, perché ora, siccome ogni riga nell'uncinetto tunisino corrisponde a 2 righe, adesso facciamo la riga di andata. Quindi inseriamo l'uncinetto nella seconda catenella e prendiamo il filo e lo teniamo sull'uncinetto. Catenella successiva, teniamo il filo e lo carichiamo sull'uncinetto. È importante tenere tutte le maglie sull'uncinetto e continuo così fino alla fine della catenella. E abbiamo terminato la riga di andata. Adesso la riga di ritorno, che è quasi sempre la stessa. Un gettato e passiamo il filo attraverso una maglia, un'asola, e per il resto delle maglie della riga un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole, un gettato, passiamo il filo attraverso le 2 asole, e così siamo con una maglia, e così siamo con un'asola sull'uncinetto. Dunque, questa era la riga di ritorno. Le righe di ritorno sono quasi sempre le stesse. Dunque adesso cominciamo con la maglia principale. Per lavorare la nostra maglia lavoriamo qui in mezzo, tra queste 2 maglie, tra queste 2 coste, queste 2 linee verticali. E per lavorare la nostra maglia bisogna alternare. Una volta si inizia tra la prima e la seconda linea verticale, e in questo caso non si lavora questa ultima maglia qui, e per la seconda riga si comincia tra la seconda e la terza linea verticale, e in questo caso si lavora anche l'ultima maglia qui. Io oggi lo comincio lavorando tra la seconda e la terza. In alcuni tutorial lo troverete che iniziano lavorando
tra la prima e la seconda non cambia nulla, si tratta solo di una scelta di lavorare in quel momento, si tratta solo di una scelta personale, non cambia nulla. Dunque adesso salto questa prima maglia qui e anche la seconda e inserisco l'uncinetto tra la seconda e la terza, così inserisco così dritto ed esce così dietro tra le due maglie, prendo il filo e lo carico sull'uncinetto tra le due coste successive, prendo il filo e lo carico sull'uncinetto tra le due coste successive, prendo il filo e lo carico sull'uncinetto tra le due coste successive, prendo il filo e lo carico sull'uncinetto, le due maglie successive e facciamo anche questa maglia tra queste due maglie qui, e qui non facciamo questa maglia, la saltiamo e andiamo direttamente a prendere le due asole qui della maglia laterale, questa, e chiudiamo la riga. Questa era la riga di andata. Adesso la riga di ritorno sempre la stessa, un gettato e passiamo il filo attraverso una asola, e per il resto un gettato e passiamo il filo attraverso due asole, un gettato, passiamo il filo attraverso due asole fino a rimanere con una asola sull'uncinetto. Ed ecco che siamo rimasti con un'asola sull'uncinetto. Allora, per la riga precedente abbiamo cominciato tra la seconda e la terza. Adesso alterniamo e iniziamo tra la prima e la seconda. Sempre inseriamo l'uncinetto tra le due maglie qui, io le chiamo maglie, voi chiamatele linee, chiamatele coste, ma sono due maglie comunque, e continuo così tra le due maglie successive e 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 tra le due maglie successive, e qui lavoriamo anche qui questa ultima maglia qui, perché abbiamo cominciato a lavorare tra la prima e la seconda, quindi lavoriamo questa ultima, mentre quando cominciamo tra la seconda e la terza, questa ultima la lasciamo cadere e chiudiamo prendendo le due asole qui lateralmente, prendiamo queste due asole laterali qui e chiudiamo la riga. Adesso la riga di ritorno, un gettato e passiamo l'uncinetto attraverso una maglia, un'asola, un gettato e il resto 2 a 2. E come potete vedere qui si sta già creando la nostra maglia. Dunque, per ricapitolare, per lavorare questa maglia bisogna alternare una riga, cominciare tra la prima e la seconda maglia e l'altra è la riga successiva tra la seconda e la terza. Quando cominciamo tra la seconda e la terza, questa ultima maglia qui non la lavoriamo, mentre quando iniziamo tra la prima e la seconda lavoriamo anche questa maglia alla fine. Allora adesso torno a saltare una, due maglie,
inserisco l'uncinetto tra la seconda e la terza e prendo il filo, lo porto sull'uncinetto. Tra le due maglie successive prendo il filo, lo porto sull'uncinetto. L'uncinetto entra da qui ed esce da qui dietro direttamente tra le due maglie successive, tra le due maglie successive, tra le due maglie successive. E siccome ho cominciato tra la seconda e la terza, questa maglia qui non la lavoro e prendo direttamente queste due maglie alla fine, va, e torno qui a fare la riga di ritorno, cioè un gettato, passo il filo attraverso una asola, un gettato, e per il resto della riga passo il filo attraverso due asole, un gettato, due asole, un gettato, due asole, e siamo arrivati qui. Siamo con una maglia sull'uncinetto. Adesso cominciamo tra la prima e la seconda, qui tra la prima e la seconda, prendiamo il filo, portiamo sull'uncinetto. Adesso nella maglia successiva, tra le due maglie successive, 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 tra le due maglie successive. E qui, siccome ho cominciato dalla prima, tra la prima e la seconda, qui lavoro anche qui questa maglia e chiudo inserendo l'uncinetto qui alla fine tra le due asole, così ho chiuso la mia riga. Come potete vedere, la maglia si sta creando e la riga di ritorno, un gettato, passo il filo attraverso una asola, per il resto della riga un gettato e passo il filo attraverso due, un gettato, attraverso due, un gettato, attraverso due, e così via. Ed eccoci qua, questa è la nostra maglia. Qui si vede meglio. Ricordatevi che bisogna alternare le righe. Una riga si comincia tra la prima e la seconda costa maglia, e alla riga successiva si comincia tra la seconda e la terza. Io ho cominciato tra la seconda e la terza e poi ho alternato tra la prima e la seconda. Sta a voi decidere come volete iniziare, non cambia nulla, però come potete vedere questa tessitura è bella densa, vengono dei bellissimi foulard, copertine e altre cose. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Fino alla prossima volta, ciao ciao.